Ciao a tutti cari amici, benvenuti nuovi e bentornati agli iscritti. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, chakra, creatività e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di voi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Quello che vedremo oggi è la risposta affermativa o negativa a quello che sarà una vostra domanda. La domanda può essere qualsiasi, l'importante è che sia formulata in modo che appunto la risposta possa essere sì o no. Quindi non andrà bene una domanda del tipo: "Tra quanto cambierò la macchina?", ma, il modo giusto di formulare la domanda sarebbe, "Cambierò la macchina tra 2 mesi?" Okay? Quindi abbiamo 3 scelte: scelta numero 1, scelta numero 2 e scelta numero 3. Il mazzo che sceglierete sarà quello con cui io andrò a fare la lettura. Bene, vi auguro buona visione, ci vediamo nella vostra stesa. Stesa numero 1, benvenuti. Andiamo subito a vedere cosa dicono le carte per quello che riguarda la vostra domanda. Okay. Andiamo a vedere. Abbiamo un re di coppe al contrario. Quella non l'ho vista. Okay. Re di coppe al contrario, un fante di spade dritto, 3 di pentacoli al contrario, 2 di pentacoli al contrario, abbiamo un 10 di denari. Allora io qui sento che, c'è una sorta di immaturità. Può essere, se fosse una situazione, potrebbe essere che questa situazione è fresca e nuova. Se fosse una persona potrebbe essere, riferito proprio a quello che è l'immaturità di questa persona, okay? Per certi versi sento che è come se non si fosse fatto, comunque non ci fosse stata quello che è un certo tipo di evoluzione all'interno di questa relazione o situazione, okay, e dall'altro lato sento che, è come se ci fosse da studiare di più, da analizzare di più, da metterci anche un po' più di intenzione io sento, okay? Il 3 di pentacoli e il 2 di pentacoli, entrambe al contrario, mi fanno proprio danno ancora più forza a quello che vi ho appena detto praticamente, nel senso che, sento che non c'è quella sorta di, collaborazione, se vogliamo. Ehm, il 3 di pentacoli parla proprio di quello che è un lavoro, una casa, potrebbe essere quello che, è una responsabilità, okay, fa anche riferimento a un progetto, ma è al contrario, quindi sento che per qualcuno potrebbe essere un'instabilità, legata a quello che è una casa, come dicevo prima, legato anche a quello che potrebbe essere un lavoro, però non vi preoccupate perché la stesa finisce con un bellissimo 10 di denari. Il 10 di denari è una carta di compimento, è la fine di un ciclo, l'inizio di un nuovo ciclo. È una carta di forte abbondanza, parla anche di quello che potrebbe essere un aiuto pratico o economico, insomma, da parte di qualcuno, okay? Quindi io vedo che la risposta alla vostra domanda è un sì. Andiamo a vedere i tarocchi di Osho che cosa hanno da dirvi. 2 carte per piacere, grazie. Ancora una. Wow, maturità e giochi politici. 7 di spade. Occhio ai tranelli. Occhio alle persone che, come vi posso dire, parlano tanto, spettegolano, perché il fante di spade fa anche riferimento alle persone un po', diciamo così, leggere di parola, okay? E per certi versi la carta della maturità, che è un 9 di denari, parla del fatto che i tempi siano maturi, per un qualche tipo di situazione, di progetto. Per qualcuno può anche voler dire che i tempi sono maturi per andare per lasciare un certo tipo di situazione o di persona, okay?
Questo re di coppe al contrario può anche significare il fatto che voi non siate in connessione con le vostre emozioni inerenti a questa relazione, a questa situazione, o potrebbe rappresentare una persona, diciamo un personaggio, ehm, diciamo che in questo momento non è in questo momento molto in contatto, in fusione con voi, e il Fante di spade per qualcuno fa riferimento a un qualche tipo di figlio che in questo caso potrebbe essere un impedimento. Un figlio, potrebbe essere un fratello o una persona più giovane comunque. Mm? Bene, andiamo a vedere un messaggio da parte delle fatine per i nostri amici del gruppo 1. Un messaggio per piacere, grazie. Grazie, wow. Aspetta l'inverno, considerato che adesso siamo in inverno, mi chiedo quale, quello dell'anno prossimo? Bene, mancano ancora un mese e mezzo più o meno alla fine dell'inverno. Allora, questa carta dice che la fata dell'inverno, scusate, vi aiuterà a manifestare i vostri desideri più nascosti. Ehm, L'importante è che le vostre intenzioni siano per il più alto bene supremo, per il più alto bene globale, ecco. Scusate. Devo bere. E invece questa carta dice brilla dall'interno, perché praticamente tutti attraverso quello che è l'autoaccettazione siamo in grado di rivelare quello che è la nostra luce interiore, cioè quando una persona si autoaccetta, come posso dirvi, non si sente in colpa per non avere quello, non avere l'altro, non si sente inferiore, semplicemente esiste così com'è. E è una di quelle persone, sono quelle persone che brillano di luce propria, no? Nel senso che si sta bene quando si sta con loro, sono sempre calme, tranquille. E, e io sento che fa molto parte di quello che è l'autoaccettazione, il fatto di accettare di non essere perfetti fondamentalmente. Che poi anche lì ci sarebbero delle cose da dire, nel senso che si è imperfettamente perfetti, a mio avviso. Bene, cari amici del gruppo 1, io spero che in qualche modo la lettura vi sia stata utile. Vi ringrazio per essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao. Eccoci, gruppo numero 2. Andiamo subito a vedere quale sarà la risposta alla tua domanda, se sarà una risposta affermativa o una risposta negativa. Ok, andiamo a vedere. Abbiamo subito un bell'otto di spade, quindi sento che siete in una fase piuttosto conflittiva. Queste sono troppe. Una è caduta, quella la dobbiamo prendere perché è caduta da sola. Allora, abbiamo un 7 di spade, ragazzi. Tante spade, eh? Quindi sicuro che ci sono dei conflitti mentali vostri in mezzo. Probabilmente sì, vi state davvero facendo mille domande, potrebbero anche esserci dei sensi di colpa qui collegati. Però c'è anche un 7 di spade. Il 7 di spade normalmente parla di energie non troppo chiare. Guardate, c'è anche un 2 di spade. Poi avete la torre. Qui sento che per certi versi a qualcuno sono cadute un po' le aspettative, diciamo così. C'è la torre, quindi qui si è proprio rotto un sogno, sento. Ok? Il 9 di coppe è la carta del sogno compiuto, poi abbiamo la torre che è la carta del crollo dell'ego e il 2 di spade che parla proprio di quelli che sono i dubbi, le cose che non si vedono e guarda caso qui avete la carta delle bugie e delle menzogne, quindi qui c'è un qualche cosa che non vi è chiaro, che vi fa pensare perché non vedete tutto, non sapete tutto. Ultima carta per piacere, grazie. Di nuovo troppe, di nuovo una è caduta. Recupero questa.
che è un bel 9 di bastoni, ancora una per piacere, 10 di spade, l'imperatore e la ruota della fortuna. E state attenti a questo 7 di spade, perché anche qui avete il 9 di bastoni, quindi le carte consigliano di tirare un attimino su i muri. C'è il 10 di spade, quindi anche questo parla di quello che potrebbe essere una sofferenza. Ma alla fine comunque, voglio dire, abbiamo una ruota della fortuna e un imperatore, quindi io qui sento che grazie a quello che è una vostra analisi profonda, il fatto che comunque teniate la guardia alta, potreste farcela lo stesso. Insomma, la risposta potrebbe essere sì, nonostante queste carte che comunque mi fanno pensare a un'energia un po' stantia, a un'energia un po' stagnante. Ripeto, per qualcuno si è come distrutto quello che poteva essere un sogno, io sento, o magari quello che era una propria stabilità, in questo momento è venuta meno, insomma. Andiamo a vedere Osho che cosa vi dice. Vediamo che altri messaggi ci sono da parte di Osho. Lasciarsi andare e abbondanza. Quindi direi che è un sì. Fate attenzione, ripeto, alle bandiere rosse. Però le carte consigliano di lasciarsi andare, di seguire il flusso, io sento per certi versi, di abbandonarsi, come vi posso dire, di non continuare forse a stare troppo in questa energia. Cioè, nel senso, va bene difendersi, va bene costruirsi muri, però questo non vuol dire non far entrare niente, ok? Vuol dire selezionare l'ingresso, per meglio dire, insomma. E poi abbiamo la carta dell'abbondanza, che è una carta bellissima, quindi io qui sento che la risposta alla vostra domanda è un sì. Andiamo a vedere che altro messaggio hanno le fatine da darvi. Una carta per piacere, grazie. Per i nostri amici del gruppo 2, grazie. Wow, divinazione sarebbe il dono i doni psichici, insomma. Abbraccia il potere si dice in italiano divinazione, o del divinare, che sono molto forti, specialmente adesso. Hai l'abilità di vedere la tua situazione attuale con una cristallina chiarezza. Bene, quindi questi pensieri in qualche modo sì, sono tossici, ma aiutano a aprire tante finestre sulle quali vedere. Comunque fidatevi del vostro istinto, ok? Perché questa carta dice che le vostre, diciamo, doti psichiche in questo momento sono particolarmente acute, scusate. Per cui date retta a quello che è il vostro istinto, lasciatevi andare anche, no? Bene, cari amici del gruppo 2, io vi ringrazio per essere stati qui con me. Spero che la lettura in qualche modo vi abbia insomma un po' aiutato. Vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao. Proseguiamo con il gruppo numero 3. Quindi andiamo a vedere se la risposta alla domanda è un sì o un no. Ok? Ok, andiamo a vedere per il gruppo numero 3. Allora, abbiamo un cavaliere di spade, un 7 di bastoni, un asso di coppe. Vediamo un'ultima posizione e l'8 di coppe. Avete due carte di, diciamo così, lotta, al contrario, di determinazione se vogliamo.
Al contrario, questa è la lotta solitaria e questa è la lotta, diciamo, per la guerra, se vogliamo, no? Perché ricordiamoci che è un cavaliere, i cavalieri partivano per la guerra. Quindi qui per qualcuno sento che c'è la voglia di ricominciare. Si è stanchi di battagliare, si è stanchi di essere sempre sulla difensiva. Probabilmente per qualcuno non si ha neanche poi una posizione così di tanto vantaggio in questa situazione o questa relazione, ok? Voglio andare a vedere l'otto di coppe. 9 di spade al contrario. Sì, io sento che allora secondo me la risposta qui è no, perché comunque con un 8 di coppe mi parla di quello che è un andar via, un lasciarsi indietro qualcosa, ok? Il 9 di spade mi parla di quello che è una sofferenza, se voi, scusate, un 10 di spade, di quello che è una sofferenza, di quello che è un tradimento, di quello che è un... Sono due 10, guardate, 10 di spade al rovescio e il 10 di denari. Io credo che ci sia un qualche tipo di gruppo, potrebbe essere un gruppo lavorativo, ma gruppo familiare è più forte, dal quale ci si vuole allontanare. Io credo che si sia in una situazione un po' di esaurimento energetico e quindi si ha bisogno di fare questo viaggio che potrebbe proprio essere un viaggio di tipo fisico per qualcuno, per allontanarsi da questo tipo di energie. Quindi io credo che la risposta qui sia un no. Bene, andiamo a vedere Osho che cos'altro ha da dire, vediamo se posso aggiungere qualcosa. Ancora un messaggio per i nostri amici. Sì, le prendo. Wow, abbiamo la fonte, il maestro, questo è un asso, questo è il matto, che è uno 0, l'integrazione, il sogno, wow, e isolamento. Sì, sento che qui qualcuno per certi versi con questo sogno e con questo isolamento è un po' come se fosse, se si vivesse ancora un pochettino nel passato, in questa sorta di doversi difendere, ok? Però qui le carte, l'asso di denari parla di un nuovo inizio, il matto parla di, anche qui avete l'asso di coppe, quindi è un qualche cosa che si vuole rinnovare o comunque si vuole un cambio, si ha bisogno di un cambio, ok? L'integrazione è la temperanza, quindi qui mi parla di quello che è l'equilibrare, se vogliamo, quello che potrebbe essere quello che vuole il cuore, quello che vuole la mente, il lato femminile con il lato maschile, però qui io sento che c'è qualcuno che comunque sta soffrendo per quello che riguarda un sogno. Io sento che qualcuno ci aveva messo proprio tutto se stesso, ci aveva messo veramente tutta la fiducia di questo mondo, ehm, però non è andata probabilmente come si voleva, ok? Vi ricordo che qua avete l'otto di coppe, c'è un'energia di separazione. Bene, andiamo a vedere le fatine. Vediamo che messaggio vi danno le fatine. Grazie. Wow, fioritura. E questa carta vi invita a imparare da quello che sono le esperienze del passato. E dice di illuminare ogni area poco chiara della vostra vita con la vostra luce interiore. Quindi per certi versi è un po' come se vi invitasse ad andare dentro, ad andare al centro, a trovare la fonte. Ok? Bene, cari amici del gruppo 3, spero che la stesa in qualche modo vi sia stata utile. Io vi ringrazio per il tempo che avete trascorso qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!